Ciao a tutti da Vittorio, c'è un dato secondo me incredibile che riguarda la Lazio che voglio discutere con voi perché io ovviamente penso male quando guardo queste cose e allora vi chiedo a voi cosa ne pensate, secondo voi qual è il vero motivo di questo dato che secondo me è allucinante. Partiamo da lontano per spiegare meglio il concetto. Non lo dico solo io, anche Paolo quando a Sky dice che la Lazio è insieme all'Atalanta la squadra che gioca il calcio più bello, la squadra che attacca di più, che fa un calcio più offensivo. E quindi quando giochi più in attacco succede che la squadra avversaria si deve difendere e normalmente difendendo di più di te fa più falli e quindi normalmente dovrebbe raccogliere più cartellini gialli rispetto alla squadra che gioca più in attacco, no? Perché se ho sempre il pallone io, se attacco sempre io, al massimo mi puoi fischiare fuori gioco, ma difficilmente posso prendere un cartellino giallo per fuori gioco. E quindi, teoricamente, la squadra che difende dovrebbe avere più cartellini gialli. Non solo, ma di solito succede che le squadre ultime in classifica sono quelle che stanno andando male, che stanno soffrendo, che si difendono di più, sono quelle che poi vai a vedere sono quelle che hanno più cartellini gialli. Perché? Perché perdono spesso, sono spesso costretti a difendersi per più tempo durante la partita e quindi quando ti difendi e vai in difficoltà è normale che magari fai più falli da giallo. Questo è in grande linea, no? L'idea, il ragionamento credo sia abbastanza chiaro per tutti, no? Se io sono la squadra che attacco, di solito è l'altra squadra che dovrebbe avere più cartellini gialli. Se io sono la squadra che in tutte queste partite finora ho sempre giocato più all'attacco della mia squadra avversaria, dovrei avere meno cartellini di tutti gli altri. E invece, andando a vedere la classifica dei cartellini gialli della Serie A, la Lazio è incredibilmente prima. Ma non solo è prima, la Lazio ha 37 cartellini gialli, la seconda, tanto per citare, il Torino, il Verona e il Genoa, ce n'hanno due in meno della Lazio. Questo dato è allucinante perché, ripeto, la Lazio è una squadra che gioca a calcio, non difende, quindi dovrebbe avere meno cartellini gialli di tutti. E a pensar male si fa peccato, dice Andreotti, ma spesso ci si azzecca, no? Ecco, la Lazio delle big è l'unica nelle prime 7. Tutte le altre big sono lontane. La prima big in questa classifica di cartellini gialli è la Juve con 29 e la Juve, a differenza della Lazio, è una squadra che non gioca un calcio offensivo, è una squadra che piuttosto si difende. Bene, la Juve ha 8 cartellini gialli meno della Lazio. Dopo la Juve c'è l'Atalanta con 27. L'Atalanta che ha un motivo, no? Il calcio di Gasperini è sì offensivo, ma quando perdono palla l'Atalanta è uno contro uno e fa il fallo sistematica. Se mi superano io lo butto giù e quindi tendo a prendere il giallo. E l'Atalanta che ha questo tipo di calcio ha 10 cartellini gialli meno della Lazio. Ma per darvi un dato assurdo, la Roma, che ha avuto Juric ultra difensivo, Ranieri che è un allenatore difensivo, ha 26 cartellini gialli, quindi 11 in meno addirittura della Lazio. Potete dire quello che vi pare, ma qua c'è qualcosa che non quadra. La Lazio, che è insieme all'Atalanta la squadra che attacca di più, che gioca il calcio più offensivo, l'Atalanta ha 27 cartellini gialli, la Lazio 37. Addirittura squadre come il Verona, che si difende tantissimo, il Torino che sta in difficoltà, il Monza, eccetera, hanno meno cartellini gialli della Lazio. E il Napoli, che è una squadra che sì, sta andando bene, ma è una squadra difensiva, ha addirittura 20 cartellini gialli come l'Inter. Capite che il Napoli ha 17 cartellini gialli in meno della Lazio. Questo dato è allarmante. Perché? Perché le altre squadre, le altre big hanno così meno cartellini gialli rispetto alla Lazio? Cosa può essere successo? Bene, c'è un altro dato, secondo me, da analizzare importantissimo. Perché sapete chi è il giocatore in Serie A ad aver ricevuto quest'anno più cartellini gialli in Serie A? Beh, non ci crederete, ma è Niccolò Rovella, con 6 cartellini gialli. Rovella ha preso 6 cartellini gialli come Izzo, nodo difensore piuttosto rude e che quindi tradizionalmente prende una caterva di cartellini gialli, Duda e Coppola del Verona, che è una squadra che sta in grande difficoltà e quindi ci sta che prenda cartellini gialli. Bene, Niccolò Rovella è il giocatore con più cartellini gialli, addirittura 6 finora in questo campionato. Mi sembra un dato sconcertante, mi viene da dire, ma non è questo l'unico dato preoccupante. Pensate, nella classifica dei top 10 giocatori più ammoniti c'è anche Tati Castellanos, che è il decimo con 5 cartellini gialli. Tati Castellanos, per chi non lo sapesse, fa il centravanti, ha 5 cartellini gialli. Giusto per darvi un contesto,
Mancini, difensore della Roma, noto per i suoi comportamenti rudi, per i suoi interventi oltre il limite del regolamento, quindi un giocatore che tendenzialmente ha tanti cartellini gialli, ne ha tre, ovvero Rovella ha il doppio dei cartellini gialli di Mancini. Ma non solo, evitando di parlare di Roma, anche se, ripeto, Mancini con tre cartellini gialli a dicembre, Rovella 6 è scandaloso, ma non parliamo di Roma. Ecco, la Lazio è l'unica squadra insieme al Verona ad avere due giocatori nella top 10 di cartellini gialli. Questo dato mi sembra assolutamente folle. E aggiungo un'altra cosa, che tranne Dodò e De Roon non c'è nessun giocatore delle prime squadre ad essere nella lista dei top 10 per cartellini gialli. C'è solo la Lazio con due giocatori, il Verona con De Roon, che è un giocatore che spesso fa fallo, Dodò della Fiorentina e basta. Non c'è nessun giocatore di Inter, Milan, Juventus, Roma, Napoli. È un dato, secondo me, clamoroso. No, mi viene da chiedere come mai la Lazio ha così tanti cartellini gialli e Inter, Milan, Juve, Napoli, Roma non ce ne hanno così tanti? Può essere? Mi spiegate perché una squadra che gioca un calcio offensivo facessimo catenaccio, fossimo sempre nella nostra metà campo a difenderci, ci potrebbe stare. Ma visto che la Lazio invece è la squadra che sta di più nella metà campo avversaria, è la squadra che teoricamente crea più azioni, come fa ad avere anche il più alto numero di cartellini gialli? È qualcosa che non torna, è qualcosa che è molto sospetto. E io, onestamente, a pensare male, faccio questo ragionamento. Gli arbitri sono comandati dalla FIGC. La FIGC ha come presidente attuale Gravina. L'avversario numero uno di Gravina è Claudio Lotito. Evidentemente gli arbitri per questo motivo non hanno paura a dare un cartellino giallo alla Lazio, anzi sono quasi sollecitati a darne di più, perché altrimenti non si spiega. Ogni volta che un giocatore della Lazio protesta, Zaccagni che è capitano viene spesso ammonito per proteste. Il regolamento dice che il capitano può parlare con l'arbitro, eccetto il capitano della Lazio, che ogni volta che protesta per un fallo viene ammonito. Alla Roma protestano tutto a posto, Milan, Inter, Juve. Barella fa delle sceneggiate in mezzo al campo, eppure Rovella è il giocatore più ammonito della Serie A. A me questo dato non torna, mi sembra evidente che ci sia qualcosa che non funziona. Può essere che la Lazio fa pochi falli ma tutti da giallo? Mi sembra incredibile, mi sembra assurdo. Anche perché, ripeto, la Lazio è terza per gol fatti, terza per assist, nelle statistiche offensive è sempre nella top e incredibilmente è la numero uno per cartellini gialli. Non c'è l'Inter, non c'è il Milan, non c'è la Juve, non c'è il Napoli, non c'è la Roma, c'è la Lazio. Roma che, ricordiamolo, è a 2 punti dalla zona retrocessione, è una squadra che, pensiamo a Napoli-Roma, Ranieri giocò il secondo tempo con 5 difensori, eppure non è nella top 10 per falli per cartellini gialli. La Lazio che gioca con 4 attaccanti, un calcio iperoffensivo, è la squadra con più gialli in Serie A. Questo dato non ha senso, non torna e mi fa pensare male. Sbaglio io? Voi avete un'altra giustificazione per questo numero così alto di cartellini gialli? Scrivetelo qua sotto, fatemi sapere la vostra. E noi ci rivediamo dopo con un altro video. Grazie ragazzi.